Ciao amici, bentornati sull'arte del fantomano e benvenuti a chi si sta per la prima volta avvicinando ai miei tutorial. Niente, io ho questo canale da un po' di tempo, se volete iscrivervi e guardare i miei tutorial, se vi piacciono mi darete l'opportunità di continuare e vi ringrazio anticipatamente. Passiamo velocemente al tutorial, una cosa semplicissima per completare il completo appunto da spiaggia Maldive. Sul mio canale troverete già il tutorial del suo corpetto, della parte sopra, cioè del top crop. È un top che va ad abbinarsi a questa gonna, che può essere di tutte le lunghezze e di tutte le larghezze che volete, perché è semplicissima. Quindi sotto al video vedete che c'è scritto altro, cliccando su altro troverete un link che vi porterà al tutorial della parte superiore, quindi al top crop. Detto questo, vi voglio dire che io il completo l'ho realizzato con un filato grosso, perché questo modello, sia il top che la gonna, si possono realizzare con qualsiasi filato, grosso, piccolo, uncinetto di quello, insomma, quello che volete, perché è veramente semplicissimo da adattare alla taglia. Infatti è un tubo, praticamente noi andremo a lavorare in circolare, in tondo, con un motivo semplicissimo, veramente molto semplice. E l'unica cosa che dovrete fare, se volete una gonna diritta usate lo stesso uncinetto, se volete fare una gonna leggermente a sirena, cioè o anche svasata, un pochettino a trapezio, potete cambiare di 3 uncinetti, cioè partite con un uncinetto più sottile e poi di mezzo punto, tipo adesso io andrò a farlo con un altro filato, userò il 3, il 3,5 e il 4, in modo che la mia gonna, adesso vi faccio vedere, è molto lunga, però vedete che qua è più larga del primo pezzo, perché sono andata giù aumentando con l'uncinetto. Quindi è una cosa semplicissima. Voi calcolate la lunghezza della vostra gonna che desiderate, la dividete per 3 e lavorate un terzo con un uncinetto, il secondo terzo con un altro uncinetto, il terzo terzo con un altro uncinetto più grande. Invece se la volete dritta lavorate con lo stesso. Allora, questo è un punto facilissimo, multiplo di 12, lavorato in tondo. Non ci sono cuciture, non ci sono marcapunti, dovete solo calcolare, fare un campione, calcolare quanti motivi dovete mettere nella vostra circonferenza. Calcolate la circonferenza più grande. Questa è una gonna che è bella portata un po' abbassata sul fianco, però avendo la coulisse vedete si può stringere anche in vita, quindi voi dovete calcolare la misura maggiore dei vostri fianchi. Allora, detto questo, vi dico che io adesso andrò a fare una piccola gonna, un campioncino, perché comunque la lavorazione è sempre uguale, quindi andremo su un multiplo di 12 ridotto a lavorare e vi consiglio di farlo anche voi, così poi lo andrete a misurare e vedrete quanti motivi dovete mettere nella vostra circonferenza. Quindi ci vorrà solo un metro da sarta, la forbice e i 3 uncinetti in base al filato che andrete ad utilizzare, perché appunto potete utilizzare qualsiasi filato. Per variare, per farvi vedere appunto che si può lavorare in qualsiasi filato, vi farò vedere il campione lavorato con un filato simile, senza paillette, con il lurex più sottile. Questo filato è il canna da zucchero Lux che io avevo in casa, delle rimanenze, quindi vi faccio vedere il campione. È un filato viscosa e poliestere, che è la parte di lurex, sono 145 metri in 50 grammi, quindi se di lavorarlo col 3 e il 4, nel mio caso per esempio potrete fare la gonna con un 3, 3,5 e 4, partendo con il 3 e scendendo. Oppure si può anche lavorare doppio, perché essendo un filato ritorto vi darà una leggerezza ottimale, ma potete utilizzare un uncinetto più grande ed andrete circa alla misura di quello che ho usato io
per la lavorazione dei capi. Quindi in questo caso andrete a utilizzare un 4, 4,5 e 5, però vi consiglio appunto di fare il campione. Bene, adesso andiamo ad iniziare questa semplicissima gonna. Ecco, per il campione io andrò a utilizzare il numero 4 in questo filato e andremo a fare un multiplo di 12. Facciamo il nostro nodo d'inizio e andremo a fare, facciamo 12, 24, 36, 48, andremo a fare 60 catenelle per fare il nostro campione e vi sarà facile per calcolare la vostra taglia. Quindi iniziamo 1, 2, 3, 4, fatte le 60 catenelle, vado a chiudermi in cerchio tenendo bello dritto tra le dita la catenella, vedete, con la mezza maglia bassa, inserendo l'uncinetto nella prima catenella lavorata. Se avete una mano stretta potete anche partire con un uncinetto, io sto usando per esempio il 4, e fare un 4,5, 5, oppure un 3,5, 4 e 4,5. A questo punto andiamo a lavorare il primo giro in tondo. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta più 3 di separazione. Carico il filo, entro nello stesso punto di base dove avevo chiuso il giro e faccio una maglia alta, quindi abbiamo lavorato un punto V. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, salto 4 maglie di base, quindi 1, 2, 3, 4 catenelle, nella 5 vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, salto una catenella di base, vado nella seconda e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, carico il filo, salto 4 catenelle di base, 1, 2, 3, 4, vado nella quinta e faccio il punto V, quindi nella stessa catenella vado a lavorare una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. Di nuovo 3 catenelle di separazione, ripetiamo, salto 1, 2, 3, 4 maglie di base, nella quinta vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, salto una maglia di base, vado nella seconda, faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, carico il filo, salto 4 catenelle di base, 1, 2, 3, 4, nella quinta vado a fare il punto V. Questo è il semplicissimo primo giro della nostra gonna, quindi 3 catenelle e un'altra maglia alta nello stesso punto di base, quindi lavorate tutto il giro, ci vediamo poi per continuare. Siamo alla fine del giro, faccio le ultime 3 catenelle, 1, 2, 3, vado a chiudermi con la mezza maglia bassa qui dove c'era il primo punto V, nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Questo è il primo giro, l'abbiamo lavorato. Andiamo a fare il secondo giro, vedete qua abbiamo il punto V, entro all'interno, faccio la maglia bassa e 2 catenelle. Questo sostituisce la prima maglia alta. Carico il filo, vado a lavorare nello stesso arco altre 6 maglie alte che con l'inizio, ci siamo alzati con l'inizio qua con la maglia bassa e 2 catenelle, fanno 7, quindi in ogni arco andranno lavorate 7 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 3 catenelle di separazione, 2, 3, salto il primo arco, vado nel secondo centrale perché ne abbiamo 1, 2 e 3 e faccio la maglia bassa, 3 catenelle di separazione e di nuovo andiamo a ripetere il motivo, salto l'ultimo arco, vado, vedete qua nel punto V, carico il filo e faccio le 7 maglie alte,
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E di nuovo 3 catenelle, salto il primo arco, vado nel secondo, faccio una maglia bassa, 3 catenelle, carico il filo, salto un arco, vado nel punto V e faccio le 7 maglie alte. E questo è il secondo giro. Continuate fino alla fine del giro. Sono alla fine del giro, faccio le ultime 3 catenelle, vado a chiudermi con la mezza maglia bassa qui sulla prima maglia alta del primo ventaglio. Terzo giro, mi alzo con una catenella, rientro nella stessa maglia, faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, salto 2 maglie di base e vado nella quarta e faccio una maglia bassa, 1, 2, 3, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, salto 2 maglie di base, vado nell'ultima e faccio la maglia bassa, 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5, salto i 2 archi, 1 e 2, vado a lavorare sul ventaglio prossimo, ripetiamo la lavorazione, quindi una maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle. Adesso vi faccio vedere una variante. La prima è questa qua che abbiamo appena lavorato, la seconda possiamo saltare una maglia, quindi invece di saltarne 2 saltiamo una, andiamo nella terza e facciamo la maglia bassa, poi facciamo 1, 2, 3 catenelle, saltiamo una maglia alta, andiamo nella seguente, facciamo una maglia bassa e 3 catenelle e andiamo, saltiamo una maglia di base e andiamo nell'ultima. Ecco, queste sono le 3 varianti, potete decidere, poi viene fuori come un piccolo, vedete, pippiolino, e qua invece viene proprio un'arcata. E continuiamo, quindi 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, andiamo a lavorare sull'altro ventaglio, la solita lavorazione, una maglia bassa nella prima maglia e così via, scegliendo poi voi la vostra soluzione, o la prima o la seconda. Per chiudere questi giri andremo a chiudere come segue: faremo 2 catenelle, carico il filo, entro nella prima, vedete, maglia bassa lavorata del giro e chiudo con una maglia alta che dobbiamo partire nel centro di questo arco grande. E adesso ripartiamo, questo è il motivo esclusivamente di 3 giri, ripartiamo con il motivo dei punti V però inserito non sulla catenella d'inizio ma sul motivo stesso, quindi ci alziamo con 1, 2, 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta più 3 catenelle di separazione, 6, quindi carico il filo, questo solo l'inizio di 6, carico il filo, rientro nella stessa maglia di base e faccio una maglia alta, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, vediamo la prima variante, entro nel secondo archetto piccolo, faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, rientro nell'archetto piccolo e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, salto l'arco seguente, vado in quello di 5 catenelle, carico il filo e vado a impuntare l'uncinetto in quella centrale, quindi la terza, conto 1,
1, 2, nella terza vado a fare il punto V, quindi nella stessa maglia di base vado a fare una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. Adesso vediamo la seconda variante. 3 catenelle di separazione, vedete? Vado, vedete qua abbiamo i 3 archetti sul ventaglio, vado nel secondo centrale, faccio una maglia bassa, 3 catenelle, rientro nello stesso arco, faccio una maglia bassa, 3 catenelle, carico il filo, salto l'arco, vado su quello di 5 catenelle, nella terza catenella vado a fare il punto V, quindi una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta nello stesso punto di base e di nuovo 3 catenelle, così via fino alla fine del giro. Io ho optato nei miei lavori per la seconda variante, poi insomma vedete voi non c'è molta differenza. Ecco, siamo alla fine del giro. Faccio 3 catenelle, ma vado a chiudere con una mezza maglia bassa qui nella terza catenella che sostituiva la prima maglia del giro. E ora si prosegue esattamente come abbiamo già lavorato, quindi facendo il giro delle 7 maglie alte all'interno del punto V. E quindi il lavoro io ve l'ho già fatto vedere, il punto, proseguite in questo modo. Quindi entrate, vedete, nel punto V e uscite con una maglia bassa, 3 catenelle e poi lavorate le altre maglie alte, ok? Poi andrete a, se volete fare la gonna a trapezio svasata, un po' a sirena, chiamiamola come volete, andiamo a cambiare i 3 uncinetti e quando siete arrivati alla vostra lunghezza desiderata vi fermerete qua nel giro del punto V, vedete, perché l'ultimo giro, per chi volesse, per chi gli piace, oppure potete anche non farlo, andremo a fare i pippiolini, vedete. Quindi nell'ultimo giro andremo a fare, mi si è ingarbugliato, quindi all'ultimo giro andremo a fare 2 maglie alte nel punto V, un pippiolino, 1, 2, 3, 4 catenelle e chiudiamo con la mezza maglia bassa qui alla base, 2 maglie alte all'interno del punto V, 1, 2, un'altra che sulla terza andremo a fare un altro pippiolino, 1, 2, 3, 4, vedete, chiudiamo, e le ultime 2 maglie alte, e quindi abbiamo sempre le nostre 7 maglie alte, però sulla seconda e sulla quinta andiamo a mettere il pippiolino. Poi facciamo le 3 catenelle di separazione, andiamo qui nell'archetto, vedete, piccolino, quindi ne saltiamo il primo, andiamo nel secondo e facciamo la maglia bassa, e anche su questa facciamo il pippiolino di 4 catenelle, quindi 2, 3, 4, la chiudiamo, questa lavorazione la chiudiamo con la mezza maglia bassa, 3 catenelle di separazione e andiamo a lavorare sull'altro punto V, quindi saltiamo un arco, andiamo nel punto V e facciamo ancora le 2 maglie alte, il pippiolino, quindi 4 catenelle, chiudiamo con la mezza maglia bassa, 3 maglie alte centrali, 1, 2, 3,
sulla cui base andiamo a fare sulla terza l'altro pipiolino di 4 catenelle chiusa con la mezza maglia bassa e le ultime 2 maglie alte, sempre tutto all'interno di questo punto V. Okay. Poi di nuovo le 3 catenelle, 2, 3, saltiamo un arco, andiamo nel secondo, andiamo a fare la maglia bassa sulla cui lavoreremo il pipiolino. 2, 3, 4 e così via fino a finire il nostro bordo. Poi alla fine del giro qua andrete a chiudere, dopo aver fatto 3 catenelle andrete a chiudere qui dove c'è il pipiolino con una mezza maglia bassa, spezzate il filo e chiudete le codine e nascondete le codine tagliate, insomma fate una cosa esteticamente bella. Poi gireremo, una volta lavorato tutta la nostra gonna, gireremo dove c'è la catenella d'inizio, faremo un giro di punto filet dove andremo ad inserire la coulisse. Ecco, ho fatto un nodo d'inizio, io partirò, vedete questa è sul diritto, la catenella d'inizio, partirò dove c'è il punto V, entrerò nella catenella, questo filato non è ritorto, difficile da lavorare, vedete, entrerò nella catenella, semplicemente mi alzerò con 1, 2, 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta più una di separazione, carico il filo, salto una catenella di base, vado nella prossima e faccio il mio primo punto filet, una catenella di separazione, carico il filo, salto una catenella di base, vado nella prossima e faccio una maglia alta, faccio una catenella di separazione, carico il filo, salto la catenella, vado nella prossima e faccio la mia maglia alta, di nuovo una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima e faccio una maglia alta. Vedete, viene un giro di punto filet di quadratini, questo su tutta la circonferenza, su tutte le catenelle dell'inizio della gonna. Poi quando saremo arrivati alla fine del giro facciamo la catenella di separazione, ci chiudiamo nella terza catenella con la mezza maglia bassa per chiudere il giro. Poi semplicemente, adesso vi faccio vedere sulla gonna reale, sono andata a fare una lunga, vedete, una lunga catenella. Dovete calcolare voi la vostra circonferenza più lo spazio per fare insomma un fiocco. Vedete, sono andata a inserire, qui ci sono i quadratini, vedete, faccio vedere qua che sono andata nel centro davanti, ho cominciato a inserire la mia catenella entrando ed uscendo, entrando da dietro, uscendo, vedete, davanti, entrando da dietro, vedete, dentro e fuori, sorpassando appunto le maglie alte. Vedete, tutto qua si può fare anche semplicemente infilando una spilla dentro qui all'inizio della catenella, oppure con un ago molto grosso. Ecco, questa è la semplicissima gonna che ho voluto proporvi, perché qualche volta mi piace anche fare delle cose sbrigative. Poi andrete a indossarla, chiuderete col vostro fiocco, la stringerete o sul fianco o in vita, vedete. È un bellissimo completo. E poi vabbè, con il fatto dell'urex col sole risalta molto. Per chi è amante di questa tipologia di copricostumi, di accessori, insomma di capi per la spiaggia, per la piscina e il mare, insomma è molto d'effetto. Quindi io vi ringrazio di aver seguito il mio tutorial fino alla fine, mi raccomando iscrivetevi, cliccate sulla campanella su tutte in modo che si spera che YouTube mandi le notifiche. Eventualmente io ho un gruppo su Facebook che si chiama come il canale L'Arte del Fatto Umano, Uncinetto in Armonia, e potete iscrivervi gratuitamente
e così se per caso vi scappa la notifica di YouTube o non ve la manda, troverete pubblicati sempre i miei lavori, i miei tutorial per rimanere aggiornato sui miei lavori e sul mio canale. Vi metterò sempre dove c'è questa voce sotto il video dove c'è scritto altro, cliccando su altro vi metterò anche il link che vi manda al mio gruppo. È un bel gruppo e insomma vi invito tutte se volete far parte di questa amicizia, perché stiamo bene, ecco, siamo fiatate e ci vogliamo bene. Va bene, vi ringrazio e al prossimo tutorial. Ciao ragazze e buone vacanze!